Cannes. Questa sperimentazione è una delle ultime che stiamo facendo, che hanno un lato sostenibile che a me sta appassionando. Io dicevo: "Ah no, ma il feltro secondo me è stato molto usato all'inizio del 2000, è una materia che secondo me è tanto invernale". Possibilmente se facciamo un feltro che in qualche modo diventa un po' un feltro terrazzo, o un feltro che accoglie tutti gli altri resti di feltri che sono colori similari o anche in contrasto, creiamo tutto un gioco di passaggio. L'oggetto comunque gioca col colore, in qualche modo un pochino più, secondo me, più estivo, ha una natura meno densa e invernale, ma credo che il lato importante di Nuance è queste composizioni dove nello stesso processo di realizzazione del progetto, l'elemento fondamentale del progetto è riciclare e mettere insieme diversi tipi di lana e non cercare una perfezione nella materia. È molto bello che tutte le stitches, le cuciture, che a volte sono triple, quadruple, sono realizzate da queste persone a mano. Là c'è un lato di artigianalità meraviglioso. Questi doppi pezzi li abbiamo comunque dato dei campioni per metterle. Siamo partiti da strisce, difatti ce n'è il tappeto molto semplice di strisce. Dopodiché sono partiti comunque questi giochi di onde. È un tema che mi accompagna, ho cominciato col marmo un anno fa, dopodiché l'ho passato anche in bottega Ghianda lavorando dentro del legno, e finalmente sono usciti anche questi tappeti. Credo che la mia ossessione con queste nuance, passaggi di colore, ecco, adesso è uscita tutta. I puff sono nati anche come gentili compagni, volumetrie che accompagnano questo gioco. Ovviamente loro hanno una superficie inferiore e dopo vanno cuciti o legate con un velcro questi parte di tappeto. Un linguaggio legato comunque, non so, a un periodo quando ero giovane, possibilmente un ricordo, non so, lavori pittorici, cose che mi accompagnavano in Ibiza, io penso, nella mia prima gioventù. Mapi è andata in India e ha detto: "Beh, secondo me il feltro, abbiamo questo luogo dove possiamo lavorare bene". Ho detto: "Ok, allora un rifeltro, ecco, e facciamolo diventare fresco, naturale, e facciamolo diventare sostenibile". In India, che comunque adorano l'approssimazione, loro lavorano con un divario molto ampio, così che comunque ogni progetto comporta per loro una grande libertà e serenità anche nel comporre. Nel modo che cuciono e legano tutto, loro entra questa manualità meravigliosa, dove loro si trovano comodissimi e che noi in qualche modo, Italia no, però gran parte del mondo occidentale ha perso.